E anche qui Blackstar ha vinto, perché già all'interno della scala, va bene, le scale a chiocciola di Blackstar, famosissime. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, io sono Ale e finalmente è arrivato il giorno. Finalmente posso portare qui sul canale quel pedale che qualche mese fa vi dicevo essere segreto e che non potevate vedere ma che io avevo già provato. L'occasione era il 42 Gear Street negli studi di Henning Pauly. È stato un evento gigantesco, il video lo potete trovare qui sul canale per recuperarlo, ma anche ve lo lascio qui sopra, dai, così è più facile. Il pedale in questione è l'Amped One, direttamente da casa Blackstar, che non è un pedale, quindi guardate il video fino alla fine per capirlo, perché è importantissimo. Da italiano, no? Questo è un amplificatore a tutti gli effetti e, spoiler, vi dico solo 100 watt. Voglio almeno 10 like per watt, quindi poi fate voi il conto, anche se è facile, basta che... Come avete visto negli studi in Germania, questo amplificatore è stato collegato anche a dei pedali e registrato, e qui la cosa è effettivamente interessante. Possiamo dire che questo rappresenta il cuore di una pedaliera. È esattamente come mettere la propria testata in pedaliera, letteralmente. 100 watt di potenza, switchabili tra l'altro, perché 100 watt sì, ma poi può funzionare a 20 watt oppure addirittura 1 watt. Quindi utilizzabilissimo anche in casa. Ora, capisco che abbiate quell'attimo di strano perché si parla di un pedale ma è un amplificatore, quindi è una cosa che di solito non succede, e questo è perché all'interno di questa scatola effettivamente abbiamo anche un finale di potenza, che è quello che di solito con i nostri modeler dobbiamo comprare a parte per poi collegare la pedaliera a una cassa vera per chitarra, ad esempio, e usarla come monitor. Oppure di solito l'alternativa è collegare la pedaliera al return dell'amplificatore, però vuol dire portarsi dietro comunque la testata, e cioè un amplificatore gigantesco come quello uno magari non ha neanche voglia di portarselo. Quindi questa è la prima caratteristica importante, è un amplificatore fatto e finito. Ha la sua uscita per il cabinet con il cavo di potenza e cassa tradizionale per chitarra. Fine. L'altra cosa super forte però è che contemporaneamente ha anche un ottimo sistema di simulazione di cassa, per cui possiamo anche entrare direttamente nel nostro impianto semplicemente portandoci dietro la nostra pedaliera. Fine. Qui dentro c'è l'amplificatore, intorno ci sono quei 3-4 pedali che ci piacciono un sacco, e questa cosa Blackstar comunque l'ha sempre avuta. Io mi ricordo che anni e anni fa avevo l'HT Metal, sempre di Blackstar, che ha un distorsore high gain a 2 canali valvolare e aveva un'uscita che si chiamava Emulated Output. Lì ci potevo collegare delle cuffie, ascoltare il preamplificatore registrato in scheda audio, comunque queste cose qua erano interessanti. Blackstar ha evidentemente continuato su questa strada, portando questa tecnologia su dei livelli super esagerati ora. Ad esempio, se avete in mente l'amplificatore St. James, che tra l'altro, se volete sul canale ditemelo qui sotto, così almeno lo portiamo, è uno degli ultimi amplificatori di Blackstar e al suo interno ha tutto un sistema di load box e simulazione di cassa. Ecco, qui dentro c'è praticamente più o meno la stessa cosa. Infatti ci permette di collegare un cavo XLR, attaccarci la scheda audio al mixer dell'impianto nel locale e suonare. È un po' quell'ibrido analogico digitale super pratico. Questo è solo da accendere, attaccare il cavo in base a quello che vogliamo usare e fine. Ha un carattere sicuramente ben definito. Non è un amplificatore super distorto, high gain esagerato, ma è la base perfetta per arrivarci a quel tipo di distorsione. Infatti vicino al potenziometro del gain abbiamo uno switch che passa da USA a UK a flat, che possiamo dire essere un po' quello che una volta era l'ISF sui vari prodotti di Blackstar. Lo potete vedere sulla mia HT50, sul mio pedale HT Metal e tantissimi prodotti in generale di Blackstar. Ecco, qui è diventato semplicemente uno switch che passa da uno all'altro, ma non cambia semplicemente la sfumatura del suono come faceva l'ISF. Qui è proprio una specie di cambio canale dell'amplificatore, volendo, perché se io lo uso su USA il suono è pulitissimo e cristallino. Per i clean moderni è perfetto, tipo questo. Se lo sposto invece su UK, con il gain bello tirato, inizia a cranciare e inizia a tirar fuori una saturazione da amplificatore reale, che ai chitarristi questa cosa piace un sacco.
In più possiamo cambiare anche le valvole del finale di potenza, perché poi verranno simulati comportamenti diversi. E abbiamo anche una scelta più che esagerata, perché abbiamo le più utilizzate, le EL34, 6L6, ma anche tutte le vie di mezzo, e possiamo così scolpire il nostro sound e cambiare un po' anche il tipo di amplificatore che abbiamo sotto i piedi. Cioè, se voglio un sound un pochino più moderno, posso andare su una scelta di valvole ottimizzata per quel sound. Allo stesso modo per un sound vintage, oppure posso utilizzare una simulazione di valvola un pochino più vintage per ottenere dei suoni un pochino più moderni. E questa è quella caratteristica della flessibilità tipica del digitale che ci permette di usare ad esempio una cassa 1x12 di un Fender con la testata Mesa Boogie Mark IV. Ovviamente il meglio di sé questo amplificatore lo dà all'interno di una pedaliera, ed ecco perché ho inserito l'Amped One all'interno della mia pedaliera. Vi spiego la catena del suono, così poi anche quando lo ascoltate è più facile. Anche perché poi su Instagram me l'avete chiesta, quindi risolviamo un sacco di cose in una frase. La chitarra entra nel wah e poi nell'HT Metal sempre di Blackstar. Da lì entra nell'Amped One e poi sfrutto il send e return dell'amplificatore con questo cavo che si sdoppia e da una parte ha il send e dall'altra il return, e ci collego il chorus Harley Benton e poi il mio delay Flashback X4 di TC Electronic. Da lì poi torno nell'amplificatore, simulo la cassa e poi vado dritto nella scheda audio. Poi volendo posso collegarci comunque alla mia cassa tradizionale e fare come se avessi l'amplificatore dietro la schiena mentre suono. Una cosa bellissima da notare però è che l'Amped One è in grado anche di alimentare i pedali che sono all'interno della pedaliera. Infatti so i pedali che rispettano i requisiti, quindi i pedali più diffusi, quelli da 9 volt, posso collegare un cavetto qui dietro all'Amped One e quindi alimentare i pedali all'interno della pedaliera senza aver bisogno di un alimentatore apposta. Spettacolo. Direi che Blackstar in questo senso, sia con questo pedale ma anche con gli ultimi amplificatori, sta andando veramente verso la direzione del semplificare la vita anche ai chitarristi che vogliono restare analogici. Quindi mi raccomando, non voglio più sentire cose di analogico digitale, no. Adesso ce n'è veramente per tutti. Un'altra cosa perfetta ad esempio con questo pedale è combinarlo con un multieffetto. Ad esempio lavora benissimo con un HX Stomp, un HX FX oppure insomma un multieffetto. Posso collegarlo col metodo 4 cavi, avere gli overdrive prima e tutti gli effetti invece dopo, cambiare l'amplificatore, quindi preset tramite MIDI, tramite l'HX Stomp. Quindi ad esempio facciamo che ho il preset 1 clean, ok, il 2 invece è l'overdrive con un'altra configurazione di suoni e accendo l'overdrive e il delay su Stomp e contemporaneamente però mi cambia anche l'amplificatore sull'Amped One, perché metti che voglio passare da USA a UK con un'altra equalizzazione, lo posso fare. E anche qui Blackstar ha vinto, perché all'interno della scatola ci mette già tutti gli adattatori che ci servono per fare queste cose senza dover comprare cose a parte. Grazie. Adesso però vi faccio sentire un po' di suoni che ho fatto con questo amplificatore come cuore all'interno della mia pedaliera, e poi però voglio parlarvi di come effettivamente gestirlo questo pedale, perché ha una bella presa USB di tipo C e può essere collegato al computer e c'è un software di controllo per scegliere effettivamente la cassa da usare, quale microfono, quale riverbero, un sacco di altre cose che tra poco vi faccio vedere. Adesso orecchie aperte.
tanta roba, tenendo conto che così per sfizio l'ho anche attaccato alla mia 1x12 Dragoon col Vintage 30, ho dovuto spegnere subito se no mi arrestavano. Comunque, passiamo al PC, collego il cavo USB e vi faccio vedere il software perché è veramente facile da usare. E in più vi spiego anche come funziona la modalità preset del pedale perché è importantissimo, ne ha 2. Sembra che dovevano essere 1 milione, 2. Allora, una volta collegato abbiamo la schermata in cui abbiamo il pedale e possiamo cambiare i parametri e salvare i preset. Possiamo salvarli dal software oppure direttamente dal pedale tenendo premuto lo switch preset, che è quello che fa on-off praticamente, però non è che accende e spegne l'amplificatore, semplicemente cambia la modalità di utilizzo. Se il LED è spento siamo in manual mode e funzionerà esattamente con le configurazioni che vediamo con i nostri occhi sul pedale. Quindi i potenziometri dei medi sono a metà, avrò i medi a metà. Ma nel momento in cui premo il bottone preset tutte queste cose vengono sovrascritte e vedrete anche le lucine che cambiano, che indicano che ad esempio ho cambiato le valvole, ho cambiato la modalità di utilizzo e tutte queste cose vengono sovrascritte dal preset che ho appunto salvato all'interno del pedale. E quindi posso passare con questo bottone da preset mode a manual mode. In questo modo posso costruirmi 2 suoni separati, che è quello che ho fatto io. Da una parte ho la modalità USA con un sound bello clean, premo e passo in modalità UK con un sound un pochino più appunto British, con un po' di gain, un po' di crunch che è spettacolare. Nell'altra schermata del software abbiamo tutto quello che riguarda la cassa, il microfono e tutte queste cose. Possiamo scegliere fra tantissimi tipi diversi di cassa, oppure addirittura spegnerla, perché metti che voglio usare la mia IR preferita, spengo la simulazione di cassa, esco dal pedale, entro nel mio lettore DR preferito e ho fatto. Secondo me comunque non conviene perché ce n'è abbastanza all'interno e sono tutte fatte molto bene, però si può fare. Allo stesso modo possiamo scegliere il microfono tra i microfoni più utilizzati. Possiamo scegliere se averlo sull'asse oppure fuori asse e simulare così la tipica situazione del chitarrista live, dove ha la testata, la cassa, il microfono davanti e fine. Abbiamo anche un bel controllo per cambiare la room, quindi la stanza in cui l'amplificatore è microfonato, e poi un pochino nascosto abbiamo anche il riverbero. Qui seguitemi perché non è così intuitivo. Infatti, come vedete sul pedale abbiamo la possibilità di accenderlo e spegnerlo con il foot switch, però vai sul software e sembra non esserci un modo per cambiarlo, invece c'è, l'ho trovato. Bisogna andare in alto nel setting, quindi le impostazioni, e al suo interno troveremo la voce riverbero, dove possiamo cambiare il tipo di riverbero, il volume del riverbero, la durata del riverbero e insomma i parametri tipici del riverbero. È un pedale super versatile di sicuro perché ha tante possibilità di connessioni, ad esempio dietro possiamo collegarci la cassa, quella da 8 ohm oppure quella da 16. Abbiamo l'input, tanti output, c'è il loop effetti come vi ho fatto vedere prima per collegarci altri pedali tipo 4 cavi. Insomma ci sono un sacco di cose, ma ci sono un paio di cosine che mi avrebbero fatto un sacco piacere. Una di queste è sicuramente la possibilità di caricare le IR al suo interno. Vero, prima vi ho detto che non ne vale la pena perché comunque quelle che ci sono funzionano già molto bene, però dicevo non ne vale la pena perché sarebbe un casino fisicamente farlo, cioè è un cavo in più, un pedale in più, qualcosa in più che si può rompere, tutto quel casino, fare quel casino per cambiare la simulazione di cassa non ne vale la pena. Se invece fosse una cosa interna al pedale, allora è tutta un'altra roba. Apparentemente potrebbe avere anche qualche altro limite, però adesso vi spiego, perché alla fine è un pedale, ok, ma lo dobbiamo trattare come se fosse una testata. Infatti all'inizio mi triggerava un po' il fatto di non poter cambiare ad esempio la cassa da un preset all'altro, però poi ci ho pensato e ho detto sì, vabbè, però non è che quando suono live con l'amplificatore cambio la cassa, cioè se cambio suono, non è che passo dal distorto con una 4x12 SM57 al clean con una 1x12 e un altro microfono davanti alla cassa, no. E infatti quella è esattamente la sensazione che Blackstar ha voluto ricreare con questo pedale amplificatore. Ovviamente per cambiare anche tutti i parametri oltre alla modalità preset vi ricordo che c'è la modalità MIDI, come vi ho detto prima. Se avete una pedaliera tipo HX Stomp, comunque un super grazie va a Blackstar che dai se lo merita da parte mia perché mi ha fatto provare questo amplificatore in anteprima prima che uscisse, cioè non esisteva, io l'ho provato e poi non solo, me l'ha anche mandato da portarvelo qui sul canale. Io vi lascio qui sotto tutti i link per trovare tutte le informazioni riguardo al pedale, vi lascio qui da parte il video in cui succede tutto quello che vi ho raccontato, in più ho provato anche quei bellissimi amplificatori St. James di Blackstar, però voglio provarli con calma qui in studio, quindi commentate qui sotto così almeno me lo faccio mandare. Ciao!